Quando anni fa scoprì Benjamin Sesko, tra l'altro proprio giocando uno dei capitoli precedenti di questo titolo, me ne innamorai subito, iniziando a seguirne le stagioni anche nella vita reale. Una punta centrale alta e longilinea, veloce, con un tiro potentissimo sia di destro che di sinistro, capace di calciare punizioni e vincere duelli aerei. Un attaccante tanto completo quanto ancora acerbo. Ora che stava finalmente raggiungendo un certo livello di maturità calcistica, purtroppo ha scelto una squadra che da tempo rovina le carriere di tantissimi giocatori. Una società in pieno caos interno, dove disorganizzazione e scelte scellerate finiscono per riflettersi sul campo. Rashford, Zirkzee, Onana sono solo alcuni di tanti talenti bruciati in questo ambiente. Così, quando ho preso la notizia di Sesko, ho deciso di ricostruire lo United per salvargli la carriera. E per farlo ho affidato il compito virtuale a Ruben Amorim. Vedremo se io e questo allenatore riusciremo a portargli dei trofei. Questa è la squadra che abbiamo a disposizione. Come vi dicevo, sembra assemblata senza un vero criterio, ma qualche elemento su cui puntare c'è. De Ligt, ad esempio, prometteva benissimo in maglia bianconera prima di perdersi in Germania. Ora può tornare quello di un tempo e su di lui sono disposto a scommettere. Altro nome interessante è Manuel Ugarte, prelevato dallo Sporting Lisbona. Un mediano fisico, bravo nel dribbling e capace di avviare l'azione, anche se un po' lento, un difetto che in Premier può pesare ancora di più. Infine c'è Joshua Zirkzee, che in Italia, con il Bologna, ha mostrato il suo talento. Il punto è, accetterà di essere una riserva? Perché, come detto, il nostro titolare sarà Sesko. Se accetterà il ruolo di comprimario, sarà il benvenuto. Fatte le presentazioni si parte. Il mercato della prima stagione dovrà gettare le basi del progetto. Il budget iniziale è di 153 milioni di euro. Subito un'uscita importante, Lisandro Martinez lascia il club. Non mi ha mai convinto, non tanto tecnicamente quanto fisicamente. Troppo basso per giocare da centrale, troppo lento per fare il terzino. Davanti a un'offerta da 59 milioni, impossibile dire di no. Segue un'altra gestione in difesa, Harry Maguire, uno dei difensori più pagati di sempre, trasformato in un meme dalle sue prestazioni. Va all'Arsenal per poco più di 17 milioni. Poi tocca a Mason Mount, che si trasferisce all'Aston Villa per 15,5 milioni. Un trequartista interessante, ma che si è perso, regredendo invece di crescere. Infine mandiamo un giovane centrale in prestito ai Rangers. Lo rivedremo fra 2 anni, speriamo molto più forte. Il primo acquisto del nuovo United è inevitabilmente un difensore centrale, Jarrad Brantwaite, trappato all'Everton per 27 milioni. Inglese, alto e veloce rispetto alla media del ruolo. Ha mostrato ottime qualità difensive, nonostante una squadra di contorno non eccellente. Ho deciso di restare con solo 3 centrali per dare spazio a Euro, un altro giovane su cui punto molto. Per questo accetto l'offerta da 6,5 milioni del Villarreal per Lindelof. Il modulo comunque sarà un 4-2-3-1, ma la rosa è quasi priva di ali pure, e con 8 milioni porta a casa Julien Duranville dal Borussia Dortmund. Esterno belga rapidissimo, destro naturale che giocherà a sinistra per rientrare sul piadeforte. Se vuole restare però dovrà migliorare tanto in fase conclusiva. Sul fronte uscite Eriksen saluta e va al Fulham per poco più di 9 milioni. Al suo posto investiamo su un talento inglese grezzo ma promettente. Chris Rigg, trequartista di 17 anni acquistato dal Sunderland per 4 milioni. Per ora andrà in prestito a farsi le ossa. Con Eriksen via restiamo con soli 2 mediani, è il momento quindi di aprire il portafoglio. Dalla Serie A allo Sporting Lisbona, Hjulmand ha dimostrato ovunque il suo valore. Per 45 milioni lo portiamo a Manchester per farne il faro del nostro centrocampo. Mediano completo, tiro, passaggio, difesa, fisico imponente e buona velocità. A 25 anni è quasi al top, gli manca soltanto l'ultimo passo per diventare una stella assoluta. Poi arriva un'offerta interessante per Diogo Dalot, 34 milioni dall'Arsenal, giocatore valido ma con lacune difensive, che in questa squadra non possiamo più permetterci. Così, con poco meno di quanto incassato, andiamo dal Newcastle e prendiamo Tino Livramento, e a soli 21 anni è già un terzino completo. Difende, dribbla, crossa e corre veloce. Se cresce ancora potrà diventare un titolare fisso. Infine, per le ali, decido di risparmiare e richiamo Jadon Sancho. Tutti conosciamo il suo potenziale, ma qui non ha mai avuto modo di dimostrarlo. Stavolta avrà una chance. Partirà titolare a destra, poi valuteremo se spostarlo a sinistra. Servono ancora pochi aggiustamenti per completare questa prima sessione di mercato. Il primo riguarda il futuro della porta. Vogliamo un giovane portiere capace di crescere alle spalle di Onana e un giorno prenderne il posto. La scelta cade su James Trafford, acquistato da Burnley per 24 milioni di euro. Inglese, giovane e con ottime basi tecniche e fisiche. Solo il tempo dirà se avremo fatto l'investimento giusto, ma il potenziale per diventare il titolare c'è tutto. Un altro innesto a definire è quello di un'ala destra di riserva, ma prima dobbiamo liberarci di alcuni elementi in esubero. Collier, Fredriksson e il terzo portiere Paindir lasciano tutti il club, portando in cassa circa 15 milioni di euro. Con quel tesoretto e un ulteriore investimento andiamo in Francia, dal Monaco, per mettere le mani su una delle loro stelle più promettenti, Magnus Akliush, alla destra mancino di appena 22 anni, dotato di tecnica sopraffina e dribbling fulminante. Un talento che potrebbe esplodere definitivamente con la nostra maglia, seminando il panico sulle corsie avversarie. Infine, per lasciare spazio al nostro nuovo numero 9, è tempo di cedere a Højlund. Il Fulham se lo assicura per 37 milioni di euro e con l'ultimo grande colpo di mercato presentiamo il protagonista assoluto di questa carriera, Benjamin Sesko. L'attaccante sloveno si unisce allo United anche in questa realtà per oltre 73 milioni di euro. Le sue statistiche rispecchiano in pieno il profilo
che vi ho descritto all'inizio del video e sarà lui il fulcro del progetto, l'uomo attorno al quale costruiremo la squadra. E questa è la rosa che ci accompagnerà nella prima stagione. Non abbiamo ancora una squadra in grado di competere per le primissime posizioni in Premier League, ma abbiamo tracciato un percorso, un cammino che, passo dopo passo, potrebbe condurci a un futuro vincente. E ora è il momento di scendere in campo. Il nostro primo anno alla guida del Manchester United si chiude con un nono posto in Premier League. 54 punti totali, frutto di 14 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte, 59 gol fatti, 52 subiti e oltre 30 punti di distacco dalla vetta. Un divario enorme, ma che sapevamo di dover accettare. Questo era l'anno della transizione, della costruzione e non della consacrazione. Eppure, nonostante un campionato altalenante, ci sono stati momenti che hanno acceso la stagione. L'anno è iniziato col botto, vincendo subito il Community Shield, di fronte ai nostri eterni rivali cittadini, il Manchester City. Una partita combattuta, decisa solo nei minuti finali e terminata 3-2 per noi. Alzare il primo trofeo davanti ai nostri tifosi contro i cugini è stato il modo perfetto per accendere l'entusiasmo. Le coppe nazionali invece ci hanno regalato emozioni contrastanti. In FA Cup il nostro cammino si è interrotto fin troppo presto. Al terzo turno sconfitta per 2-0 contro l'Aston Villa, in cui non siamo mai riusciti a trovare il ritmo giusto. Ben diversa la storia in Carabao Cup. Qui siamo andati fino in fondo e la finale contro l'Arsenal è stata una vera battaglia. 90 minuti di colpi di scena hanno portato tutto ai calci di rigore. Una serie interminabile, punto su punto, fino al 7-6 finale. Una scarica di adrenalina pura e il secondo trofeo stagionale portato a casa. In Europa, invece, la corsa si è fermata troppo presto. In Europa League siamo arrivati agli ottavi, ma lì la Roma si è dimostrata superiore. Un 5-1 complessivo tra andata e ritorno che non ammette repliche e che ci ricorda quanta strada ci sia ancora da fare per essere competitivi anche fuori dall'Inghilterra. Sul piano individuale il leader indiscusso è stato Bruno Fernandes. 57 presenze, 26 gol e 5 assist e una media voto di 6.81. Un rendimento davvero capitano che non ha mai smesso di guidare la squadra. La rivelazione della stagione è stata invece Magnus Akliush. Spesso subentrato dalla panchina, ha comunque collezionato 51 presenze, 11 gol e 9 assist, migliorando di 3 punti il proprio overall. Un'ala destra che ha saputo trasformarsi da comparsa a protagonista silenzioso. E poi c'è il simbolo del nostro progetto, Benjamin Sesko. 38 presenze, 15 gol, 2 assist e un +3 di overall. Numeri che non fanno rumore, ma che raccontano di attaccante in crescita, pronto a diventare il perno della squadra nei prossimi anni. Il bilancio finale è chiaro, non siamo ancora pronti a lottare per la Premier, ma abbiamo già messo in bacheca 2 trofei e soprattutto le basi per costruire un Manchester United pronto a tornare ai vertici. Con un budget iniziale di 99 milioni siamo pronti a rendere questa squadra più competitiva. Il primo movimento di mercato è subito importante e riguarda un'uscita pesante. Marcus Rashford lascia lo United e si trasferisce all'Atalanta per quasi 39 milioni di euro. È stato uno dei giocatori più rappresentativi di questo club, ma anche uno di quelli che ha più sofferto alla gestione precedente. Era il momento quindi di voltare pagina. Un altro addio di peso, soprattutto economico, è quello di Antony. A Manchester non ha mai convinto, ma l'anno trascorso in prestito è bastato per convincere il Chelsea a offrire 33 milioni per acquistarlo a titolo definitivo. Un'operazione che accettiamo volentieri e che ci spinge a cercare un nuovo esterno destro. La scelta cade sul russo Arsène Zakarian, acquistato dalla Real Sociedad per 19 milioni, un'ala pura di piede destro che ci offre la possibilità di cambiare tattica in corsa e soprattutto di riportare Sancho sulla fascia sinistra, dove può esprimere al meglio il suo potenziale. Torniamo alle cessioni. Casemiro ha dato tutto quello che poteva a questa squadra e i 10 milioni offerti al Galatasaray sono più che buoni per un giocatore ormai vicino al ritiro. Il suo sostituto arriva al Crystal Palace ed è il giovane mediano Adam Wharton, pagato 42 milioni, inglese con ottime qualità nell'interrompere e avviare l'azione. Deve ancora crescere dal punto di vista fisico, ma ha il potenziale per imporsi. Sempre mediano arriva un altro rinforzo che avrei voluto già dalla prima stagione, Archie Gray, dal Tottenham per soli 25 milioni, è uno dei prospetti più promettenti per il futuro della nazionale inglese. Più equilibrato di Wharton, più alto e più giovane di 2 anni. Potrebbe formare con lui una coppia destinata a dominare il centrocampo per anni. E poi è il momento di salutare Andrea Onana. Il portiere camerunense non ha disputato una cattiva stagione, ma il suo destino era segnato. Il Chelsea si presenta con offerta a 37 milioni e dopo anni segnati anche da errori pesanti, decidiamo di accettare. Ahmad invece chiede di partire a causa dello scarso minutaggio. Si trasferisce al Bournemouth per poco meno di 50 milioni e con Sancho tornato a sinistra possiamo spostare Garnacho al centro, dove in questa stagione sarà la riserva di Bruno Fernandes. Per concludere la sessione liberiamo la rosa dagli esuberi. Giocatori tornati dal prestito come Malasia, venduto per 13 milioni, e altri come Jackson, Gore, Whitley, Williams e Mater, giovani che non hanno mantenuto le aspettative di crescita e che non rientrano più nei nostri piani. Da queste cessioni ricaviamo altri 21 milioni, pronti da reinvestire nelle prossime sessioni di mercato. E questa è la squadra con cui affronteremo la nuova stagione. Abbiamo migliorato in ogni reparto e ci siamo liberati di tanti esuberi, ma il percorso verso una squadra realmente competitiva è ancora lungo. Ora non resta che scendere in campo e vedere dove potrà portarci quest'annata in Inghilterra.
Contro ogni pronostico il nostro Manchester United è campione d'Inghilterra, una Premier League vinta con 86 punti, appena uno in più dei cugini del Manchester City. 26 vittorie, 8 pareggi e soltanto 4 sconfitte ci consegnano un titolo che, visto le premesse della stagione, sembrava impossibile. Una cavalcata straordinaria, coronata proprio all'ultima giornata. In FA Cup invece il cammino è stato breve. Ci siamo fermati al terzo turno, eliminati proprio dal City, vittorioso per 3-1 in una partita giocata male e senza la giusta intensità. Peggio ancora in Carabao Cup, dove è arrivata una delle eliminazioni più clamorose e imbarazzanti della stagione. Fuori al secondo turno, sconfitte ai rigori dal Charlton, dopo il pareggio nei 90 minuti. Una serata da dimenticare in fretta. In Europa però abbiamo trovato riscatto. In Conference League partivamo da favoriti e abbiamo rispettato le attese, arrivando fino alla finale contro il Bologna e dominando con un punteggio complessivo di 5-1. Una partita che ha visto persino Zirkzee segnare il gol dell'ex e festeggiare con tanto di esultanza. Un trionfo che ci regala il secondo trofeo stagionale. A livello individuale il miglior giocatore della stagione è stato James Trafford, 53 presenze, 14 clean sheet e addirittura un assist e una media voto superiore al 7. Prestazioni che l'hanno consacrato come degno erede di Onana. Subito dietro Morten Hjulmand, 49 partite, 10 gol e 8 assist, giocando da mediano davanti alla difesa. La sua importanza in entrambe le fasi è stata determinante nei successi di quest'anno. E poi c'è Benjamin Sesko, l'uomo simbolo della nostra rinascita offensiva. 42 presenze, 22 gol e 5 assist e una media voto ben oltre il 7. In più un balzo di 4 punti di overall che lo porta a quota 88. È lui il leader tecnico e carismatico di questo Manchester United. Una stagione fatta di cadute amare e vittorie saltanti, 2 trofei in bacheca e la sensazione che con le giuste mosse di mercato possiamo puntare ancora più in alto. Per farlo abbiamo a disposizione ben 252 milioni come budget di partenza. Il mercato di quest'anno parte con calma. Even, dopo 2 anni in prestito in Scozia, è ormai vicino alla maturità calcistica. Lo mandiamo quindi al PSV per completare la sua crescita e prepararlo al momento in cui potrà far parte stabilmente di questa rosa. Poco dopo però arriva la prima mossa tanto importante quanto controversa. Luke Shaw, uno dei simboli di questa squadra, lascia il club per trasferirsi ai cugini nel Manchester City. 19 milioni e mezzo, la cifra che lo porta dall'altra parte di Manchester. Una separazione che farà molto a discutere. Non perdiamo tempo e ci muoviamo per trovare un nuovo terzino sinistro titolare, possibilmente inglese. La scelta ricade su Lewis Hall, in forza al Newcastle. I bianconeri inizialmente chiedono una cifra altissima, ma con pazienza e trattativa serrata riusciamo a scendere a 53 milioni di euro. Un investimento pesante ma sensato. A soli 21 anni è veloce, preciso nei passaggi, pericoloso nei cross e abile nel dribbling. In uscita ci lascia inoltre anche Julian Duranville. Come per i giovani della primavera che non hanno rispettato le aspettative di crescita, è tempo di salutarsi. Si trasferisce ai Wolves per 16 milioni e mezzo. Il suo sostituto è un investimento più sicuro e dal potenziale enorme. Da Lipsia arriva Antonio Nusa, ala norvegese di 21 anni, per poco più di 65 milioni. Rapidità fulminante, dribbling stretto e capacità di creare superiorità numerica. Sarà subito importante per la squadra e se migliorerà nel tiro e nei passaggi potrà diventare il nostro titolare fisso a sinistra, contendendo il posto a Sancho. Io ho grande fiducia in lui. L'ultima operazione di mercato riguarda Alejandro Garnacho, ceduto al Fulham per 25 milioni di euro. Per sostituirlo non dobbiamo intervenire. Il prestito di Chris Rigg è terminato e il ragazzo torna in rosa. A 19 anni non è ancora pronto per un ruolo da titolare, ma ha dimostrato margini di crescita e merita una chance. E così si presenta la nostra squadra per questa stagione. Yoro diventa il nuovo titolare al centro della difesa, avendo superato Brant White per crescita e solidità. Tutto è pronto, che la terza stagione abbia inizio. La nostra terza stagione si chiude con un quarto posto in Premier League, 71 punti totali, frutto di 21 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, con 73 gol segnati e 48 subiti, numeri che, rispetto alla scorsa stagione, raccontano bene il nostro percorso. Abbiamo segnato di più, ma anche subito più reti, mentre il distacco dal vertice è aumentato. 18 punti in meno rispetto al Liverpool campione, una squadra che quest'anno è stata semplicemente troppo più forte di tutti. Proprio contro di loro abbiamo aperto la stagione nel Community Shield e anche lì la differenza si è vista. Sconfitta per 2-1 in una gara equilibrata solo a tratti. In FA Cup invece è arrivata la rivincita. Abbiamo finalmente dato valore a questa competizione, spingendoci fino alla finale. Contro l'Arsenal è stata una partita ricca di emozioni e colpi di scena, decisa soltanto nei minuti finali. Il risultato 5-4 per noi e un trofeo che mancava da troppo tempo torna nella nostra bacheca. La Carabao Cup al contrario resta una maledizione. Ancora una volta il nostro cammino si interrompe presto. Fuori al terzo turno, battuti ai rigori dai Wolves 4-2 dopo una partita piena di guizzi e conclusa con risultato di 2-2. In Champions League il nostro ritorno nella massima competizione europea è stato positivo a metà. Siamo riusciti a superare la fase campionato e i playoff, ma agli ottavi il sorteggio ci ha messo di fronte al Napoli. Un doppio confronto tiratissimo, concluso con il punteggio complessivo di 2-2. Ai rigori però sono stati loro a spuntarla, spegnendo il nostro sogno europeo. Sul piano individuale il miglior giocatore della stagione è stato Jadon Sancho. Forse stimolato dalla concorrenza di Nusa, ha disputato una delle sue annate migliori. 57 presenze, 17 gol e 12 assist, incidendo su entrambe le fasce. Dietro di lui, ma solo per ordine d'elenco, il solito Bruno Fernandes. Da tre quarti
trequartista centrale ha collezionato 56 presenze, 28 gol e 8 assist, confermandosi il leader tecnico e mentale di questa squadra. E poi c'è Benjamin Sesko, sempre più uomo simbolo del nostro attacco. Ha replicato l'ottima stagione precedente con 43 presenze, 22 gol e 5 assist. Un rendimento costante e di altissimo livello, impreziosito dalla capacità di essere decisivo nei momenti chiave. Una stagione in cui abbiamo alzato un trofeo, consolidato la nostra posizione tra le prime 4 d'Inghilterra e ritrovato la Champions League, ma anche una stagione che ci ha mostrato quanto lavoro resti ancora da fare per tornare ai vertici assoluti. Speriamo che i 276 milioni di budget possano bastare a raggiungere questo obiettivo. Vi avviso subito, sarà un mercato breve ma intenso, con novità di grande peso. La prima riguarda la cessione di Mazraoui, che si trasferisce al Newcastle per 33 milioni e mezzo. Un giocatore ormai arrivato a un'età in cui non ha più margini di crescita e che, con un livramento in costante ascesa, non essendo più essenziale per la squadra, è giunto il momento di cederlo, lasciando quindi spazio all'inglese. Per sostituirlo puntiamo su un altro giocatore britannico, Jed Spence, prelevato dal Brighton praticamente per la stessa cifra incassata. Un terzino velocissimo, abile nel dribbling e in grado di offrirci soluzioni diverse rispetto al livramento, ma senza avanzare pretesa a titolare fisso. Poi arriva una decisione controversa, ma vi assicuro molto sofferta. Matthijs de Ligt è stato una colonna della nostra difesa, un leader in campo e fuori, ma la sua crescita si è fermata e nell'ultima stagione il suo rendimento non è stato brillante come in passato. E quando il Chelsea, ormai cliente abituale del nostro mercato, si presenta con un'offerta vicino ai 91 milioni, è impossibile dire di no. Come già fatto per il terzino, reinvestiamo subito la cifra, anzi poco di più, per portare a casa uno dei difensori centrali più promettenti in circolazione, William Pacho, strappato al PSG per 95 milioni di euro. Già oggi, per caratteristiche, è superiore a De Ligt e sempre concentrato in fase difensiva. Il profilo perfetto per prendere in mano la retroguardia al fianco di Yoro. E parlando di Yoro, come potete vedere da questa schermata, il suo valore è cresciuto ulteriormente. Ora la nostra squadra si presenta così: una rosa matura, solida, che può finalmente definirsi una seria contendente al titolo d'Inghilterra. Non ci resta che scendere in campo e scoprire se è davvero il nostro momento, o se servirà ancora un ultimo passo per arrivare in cima. La nostra quarta stagione si chiude con un terzo posto in Premier League, 71 punti totali, frutto di 21 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, 69 gol segnati e 48 subiti, con un distacco di 13 punti dal Manchester City, campione d'Inghilterra. Un piazzamento che conferma la nostra costanza ai vertici, ma che lascia ancora spazio per migliorare. La stagione era iniziata nel migliore dei modi, con la vittoria del Community Shield. Contro il Liverpool abbiamo tenuto duro fino allo 0-0 nei tempi regolamentari, e poi abbiamo trionfato ai rigori 6-5, alzando così il primo trofeo dell'anno. In FA Cup invece il cammino si è interrotto troppo presto. Fuori al quinto turno, sconfitti 1-0 in casa dal West Ham. Una prestazione sottotono che ci ha lasciato l'amaro in bocca. In Carabao Cup siamo andati più avanti, ma non abbastanza. Eliminazione in semifinale contro il Tottenham, con un 2-1 complessivo tra andata e ritorno, che ci ha escluso dalla finale. La grande soddisfazione è arrivata in Champions League. Abbiamo condotto un cammino brillante fino a raggiungere le semifinali. Lì ci attendeva il Real Madrid. Doppio confronto equilibrato, con una buona prova da parte nostra. Ma alla fine il verdetto è andato a favore dei Blancos, 3-2 nel punteggio complessivo. Sul piano individuale il miglior giocatore della stagione è stato ancora una volta James Trafford, 66 presenze tutte da titolare, 16 porte inviolate e persino 3 assist, tutti su lanci lunghi partiti dai suoi piedi. Subito dietro Bruno Fernandes, 61 presenze, 22 gol e 12 assist da trequartista centrale. Ha segnato leggermente meno rispetto al passato, ma ha aumentato i passaggi decisivi, confermandosi il cuore pulsante della nostra manovra offensiva. E infine Benjamin Sesko ha replicato l'ottima annata precedente, 43 presenze, 20 gol, 4 assist e una media voto di 7.24. Una certezza assoluta in attacco, sempre pronto a trascinare la squadra nei momenti cruciali. Un terzo posto in campionato, una semifinale Champions e un trofeo in bacheca. Un bilancio positivo, ma con la sensazione che il prossimo passo possa portarci ancora più in alto. Basterà sfruttare al meglio questi 361 milioni di budget. Il mercato si apre con una cessione inaspettata. Dopo anni in cui Zirkzee aveva accettato il suo ruolo senza troppe lamentele, questa volta ha deciso di essere titolare a tutti i costi, chiedendo ufficialmente di essere messo sul mercato. La parte relativa al prezzo del trasferimento si è persa, ma il giocatore ha voluto finire proprio al Manchester City per 59 milioni di euro. Mi chiedo davvero come pensi di togliere la maglia da titolare a Haaland. Noi invece ci muoviamo subito per sostituirlo. Dallo Stoccarda, per la cifra importante di 63 milioni, riportiamo in Inghilterra Liam Delap, una punta con caratteristiche e valutazione simili a quelle dell'olandese, forse meno incisivo nei passaggi, ma con un pregio fondamentale: non pretende di essere titolare. Completato l'acquisto, torniamo sul fronte cessioni. Zakarian saluta dopo alcune stagioni discrete, ma senza reali passi in avanti nella crescita. Si trasferisce alla Fiorentina per
per 25 milioni e il suo sostituto arriva ancora dall'Italia. Dal Torino, per oltre 56 milioni, acquistiamo lo scozzese Ben Doak, che come Delap torna a giocare in Inghilterra. Alla destra di piede destro, velocissimo e abile sia nel dribbling che nel tiro. Come riserva del Cluj è perfetto e ci offre la possibilità di cambiare assetto tattico in qualsiasi momento. Pochi giorni dopo anche Chris Rigg chiede la cessione, deciso a trovare spazio da titolare altrove. Una scelta che non condivido, ma che rispetto e per 32 milioni si unisce al Brentford. A quel punto decido di alzare ulteriormente l'asticella e andare a prendere l'erede designato di Bruno Fernandes. Da Real Madrid paghiamo la clausola di Hassan Ouedraogo, 90 milioni tondi per portarci a casa un talento di 22 anni già di altissimo livello. Se riusciremo a perfezionare il suo tiro e la sua visione di gioco, potrà diventare una stella assoluta, pronto a raccogliere senza sforzo l'eredità del nostro capitano portoghese. Questa è la squadra con cui affronteremo la nostra quinta stagione. Nusa, grazie alle prestazioni eccezionali dello scorso anno, si è guadagnato il posto da titolare sulla sinistra, mentre tutto il resto della rosa è cresciuto, raggiungendo un livello che ci rende veri contendenti per ogni competizione. La nostra quinta stagione si chiude con il trionfo in Premier League. 83 punti totali, 3 in più dei cugini del Manchester City, fermi a quota 80. Una stagione quasi perfetta, macchiata solo da un leggero calo nel finale, dove sono arrivate gran parte delle 7 sconfitte. Ma con 26 vittorie e 5 pareggi è bastato per riportare il titolo a Old Trafford. Secondo miglior attacco e seconda miglior difesa del campionato. Una prova di forza e solidità. In FA Cup invece il percorso è stato breve. Eliminazione al quinto turno con un pesante 3-1 in casa contro il Liverpool. Una partita giocata male, anche perché in campo c'erano molte riserve, ma che lascia comunque l'amaro in bocca. Ben diversa la storia in Carabao Cup. In finale, contro un sorprendente Brentford capace di arrivare fino all'ultimo atto, la partita nei 90 minuti si è chiusa sull'1-1. Ai rigori è stata una maratona, ma alla fine abbiamo trionfato 9-8, alzando così un alto trofeo. E poi c'è la Champions League, dove abbiamo vissuto un cammino straordinario. Dopo aver chiuso la fase campionato dalle prime 8, agli ottavi abbiamo superato il Lipsia con un complessivo 3-1. Ai quarti è stato il Milan a cadere, sconfitto 3-2 nel doppio confronto. In semifinale abbiamo dominato il Napoli, travolgendolo con un totale di 5-1, e ora la finale ci mette di fronte al Bayern Monaco. Il Bayern Monaco arriva a questa finale con una squadra davvero impressionante, come ci si poteva d'altronde aspettare. Hanno mantenuto tutti i loro giocatori più importanti e a questi hanno aggiunto rinforzi di qualità come Svilar e Gyökeres, riportando la rosa ai livelli eccellenti del passato. Come ogni squadra tedesca che si rispetti, il loro marchio di fabbrica è il gegenpressing. Una volta persa palla prestano in maniera aggressiva e costante per recuperarla il più in fretta possibile. Quando sono in possesso, invece, alternano inserimenti e passaggi in profondità, una combinazione capace di mettere in crisi qualsiasi difesa. Noi siamo pronti, con il nostro miglior 11, a farci valere, pronti a rinascere completamente, riportando la coppa più importante di tutte a Manchester. Siamo giunti alla resa dei conti per questa edizione della Champions League. Chi alzerà al cielo la coppa dalle grandi orecchie? Si accendono i riflettori ad Old Trafford per il match che sta dunque per avere inizio. I tedeschi danno il via alla partita e dopo un minuto di possesso iniziano a spingere. Musiala penetra in area e batte Trafford, ma il palo ci salva. Non ci facciamo intimorire, Nusa entra in area, si libera dalla marcatura e serve Cesco, il cui tiro viene murato all'ultimo istante. Poi è ancora Musiala a provarci, questa volta dal limite. Trafford è attento e respinge. Pochi minuti dopo Bruno Fernandes, spalle alla porta, si gira e penetra in area e poi calcia, ma il suo passo lungo non sorprende Svilar, che devia in angolo. Dal corner la palla arriva ancora a Nusa, finta su Upamecano e mancino potentissimo che si insacca senza scampo. Al 20° Manchester United 1, Bayern Monaco 0. Seguono 20 minuti con poche emozioni, finché un cross deviato favorisce Gyökeres. Trafford compie un intervento mostruoso e Livramento completa il lavoro spazzando via il pallone. È l'ultima occasione del primo tempo. Nella ripresa dobbiamo stare attenti. Il Bayern infatti non molla. Gyökeres con un sombrero si libera e calcia, ma non trova lo specchio. Sul ribaltamento Cluj semina il panico. Serve Fernandes che calcia centrale. Svilar respinge e il pallone finisce a Nusa, che pur con qualche difficoltà riesce a fermare il 2-0. I tedeschi reagiscono, Sudakov riceve al limite e prova il mancino, ma Trafford è ancora lì e mette in sicurezza. Noi ripartiamo in contropiede, a Cluj vola sulla destra e crossa per Cesco, che di testa non riesce a impensierire il portiere. Al 66° rischiamo grosso, Gyökeres calcia da ottima posizione, Trafford para, ma la palla finisce a Lise, che segna a porta vuota. Il guardalinee però annulla per fuorigioco, pericolo scampato e allora ci proviamo di nuovo. Fernandes libera il destro da fuori, Vilar vola alla sua sinistra ed devia in angolo, ma all'82° il Bayern accorcia, Pacio non intercetta il passaggio di Musiala e Gyökeres stavolta non sbaglia. 2-1. Cesco tenta subito di ristabilire le distanze, dribblando tutti fino all'area, ma il difensore francese del Bayern interrompe la sua azione in extremis. Negli ultimi 10 minuti difendiamo con ordine. Il Bayern non riesce più a tirare e noi scegliamo di non affondare. Il triplice fischio libera l'urlo. Il Manchester United è campione d'Europa. Vi lascio i festeggiamenti e dopo ci vedremo con le statistiche finali. In maniera particolare questa sfida, ci tenevano a tornare a casa con la Coppa e i loro desideri sono stati esauditi. E è un merito questo
di un gruppo che ha lavorato duramente in questi mesi per farsi trovare pronto all'appuntamento con la storia. Questi ragazzi hanno regalato al club di Old Trafford l'ennesimo trofeo della loro grande storia e per ciò che ci hanno offerto durante tutto l'anno direi che è ampiamente meritato per il calcio che hanno proposto, sempre convinti nei loro mezzi. La grafica lo conferma, battendo il Bayern Monaco in finale completiamo uno storico triplete. Tra i protagonisti della stagione il primo nome è James Trafford, 66 presenze, 23 clean sheet, 3 assist e una finale di Champions League da migliore in campo, con una serie di parate decisive che ci hanno salvato nei momenti cruciali. Un altro giocatore meno appariscente ma fondamentale è stato Morten Hjulmand, 54 presenze, 8 gol, 10 assist e tanta solidità in mezzo al campo. Ha dato equilibrio alla squadra per tutta la stagione. E chiudiamo con il simbolo di questa carriera, Benjamin Sesko, probabilmente la sua migliore annata con questa maglia, 45 presenze, 29 gol e 3 assist, un centravanti capace di finalizzare, proteggere palla e smistare anche i palloni più sporchi. Sono contentissimo di come si sia sviluppata questa rebuild e sono contentissimo di aver salvato la carriera di un mio pupillo, anche se soltanto in maniera virtuale. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!